Parliamo dell'anima di un territorio, in questo caso di una zona dell'Abruzzo. Una sera di fine inverno mi hanno invitato a cena Nizzan e Lucy nella loro casa immersi in un bosco e abbiamo parlato di come sono arrivati lì e quali sono i loro progetti. Ascolta. Ah, piccola premessa. Con la guida Dove vivere in Italia facciamo analisi oggettive per aiutare chi vuole lasciare un grande centro urbano e sta cercando un piccolo comune dove trovare una qualità della vita migliore rispetto alla città. Con questa guida ti facciamo un quadro completo su tutto quello che puoi trovare in un piccolo comune, dai collegamenti ai prezzi delle case, dalla presenza di negozi alla copertura della fibra e a tutti gli altri servizi. In più, quando possibile, ti facciamo ascoltare storie ed esperienze dirette di chi ha deciso di vivere in quel posto. È il caso di Nizzan e della sua compagna, Lucy, che hanno girato l'Europa e poi sono arrivati in Abruzzo, in un piccolo comune ai piedi della Maiella. La visione di Nizzan è molto interessante perché ha come obiettivo quello di riportare la gente ad abitare zone che si stanno spopolando, ma non per vivere come nel Medioevo, per abbinare tradizioni a visioni future. Mi chiamo Nitzan e Morag, sono nato in Israele, lasciato Israele a 18 anni, venuto qua in Italia vivendo vicino a Bologna, ho viaggiato tutta Europa per quasi 16 anni, vivevo in Galles e poi girando, sempre tornando in Galles. Ho lavorato da 25 anni nel settore del turismo con oltre di 400 campeggi. Eravamo noi i primi da portare il concetto di glamping in Italia, in Israele, in Ungheria, perché sono venuto qua. Allora, noi abbiamo cercato da tanti anni in tutta Europa, abbiamo viaggiato tutta Europa. Dal nostro punto di vista, in Europa ci stanno pochi posti dove c'è ancora l'anima, dove l'anima non è ancora persa. Si trova qualche posto in Portogallo, al nord, l'abbiamo trovato in Spagna, però dopo tanti anni abbiamo trovato l'Abruzzo, cercando proprio questo, il vecchio, quello non toccato, dove c'è l'anima, dove sali sulla montagna e dove c'è ancora la vita vecchia. Però veniamo anche del settore di sviluppo dei paesi. Allora, arrivando qua, volendo iniziare un campeggio nostro, abbiamo detto forse qua sbagliamo, perché c'è un contesto tanto diverso qua, c'è altra esigenza e poi non abbiamo voluto rovinare un altro paese, che abbiamo visto paesi come in Galles, che la campagna è diventata tutta venduta, rifatta, ricostruita. Allora da questo tempo in là abbiamo iniziato con questa idea come possiamo far diventare questa zona qua, il centro di Abruzzo, specialmente questa piccola vallata, un altro contesto, dove il nuovo, la globalizzazione non si rovina il vecchio, però comunque come si può vivere il territorio e noi che veniamo del turismo, come si può vivere la campagna senza venderla, capito? Perché normalmente adesso ci può stare bene, uno può stare bene in campagna solo la turista, la gente non più. È questo che abbiamo cercato di fare per tanti anni, era un po' l'idea, capito? Cioè abbiamo anche avviato un po' di campeggi qua in Abruzzo, 4-5 campeggi. Adesso dagli ultimi anni siamo un po' accelerato, capito? Cioè, abbiamo messo un po' lavorare, un po' cercando di mettere i comuni insieme, c'è più con Chiara, abbiamo creato la cooperativa che prima era un'associazione senza scopo di lucro, abbiamo convertito in una cooperativa perché ci mancava una realtà che può mediare tra tutti i clienti. Allora, per me questa zona qua io lo voglio vedere
come un progetto pilota per tutta l'Europa. Un posto dove viviamo il vecchio in modo nuovo, dove possiamo un po' decidere noi il futuro, non chi viene e chi non viene, però non vendere, capito? Mettere tutta la zona, il territorio insieme, provando da cambiare, conservare quello che è da conservare. E io che vengo anche da Israele vedo anche un altro lato che forse ci manca un po' in centro Italia, la parte economica, che da noi in Israele non era così complicato. Ogni zona si crea un laboratorio territoriale dove sviluppa la sua agricoltura, sui impianti, si mettono insieme le amministrazioni, si lavora insieme. Allora io vedo questo. Adesso siamo in una fase da creare questo primo progetto pilota in questa zona, lavorando con le altre zone. L'idea per me è adesso mettere un po' tutte le zone, provando a fare una sorta di piano di sviluppo, un tavolo rotondo, cercando da mettere l'Abruzzo come un posto dove il passato esiste ancora, però lì facciamo diventare anche un futuro dove possiamo veramente vivere il rurale. Per me questo è il concetto. Nelle volte è un sacrificio, capito? Noi nelle volte per scendere qua, che viviamo anche in Galles, dobbiamo perdere gli ordini, a volte 20-30 mila euro solo per stare qua 2 mesi. Però noi ci teniamo. Allora, per me questo è, la visione è questo. Io vedo l'Abruzzo come la mecca del sostenibile. Questo per me è l'Abruzzo. Poi Lucy mi ha raccontato come hanno trovato quella casa in Abruzzo e un fatto particolare accaduto proprio lì. Stavamo cercando questo posto per molto tempo e finalmente l'abbiamo trovato e ci siamo trasferiti qui nel 2014 e abbiamo imballato tutti i nostri effetti in 2 camion. E quando abbiamo attraversato in Abruzzo da Mark, c'era subito quando siamo arrivati lì, eravamo parcheggiati da qualche parte e c'erano 2 bellissimi arcobaleni. Quindi sapevamo che questo era il posto giusto. Poi ci siamo messi a esplorare i dintorni. Avevamo trovato un posto qui vicino e dall'altra parte della valle e noi siamo venuti qui come a cercare il posto e lui l'ha trovato online e poi siamo andati a vederlo ed è tipo, oh non so come possiamo farlo. Era bellissimo, ma è come è cresciuto e poi il nostro amico con cui vivevamo ha trovato questo posto dove siamo qui adesso. E lei ha detto, oh guarda, è in vendita. Oh sì, andiamo a informarci. E poi abbiamo avuto questo posto, abbiamo comprato questo posto e poi quello della casa sopra la valle. E mi è stato chiesto, stavo chiedendo un segno che è qui che dovevamo essere. C'è una lunga storia su come abbiamo montato questa tenda. Ma poi il piano della tenda era il fiore della vita. Certamente. Inoltre, una persona gentile, un vicino della zona, ci ha gentilmente offerto la possibilità di parcheggiare nel vasto terreno che possedeva laggiù. E siamo entrati in questa casa, lei casa sua, e c'era un fiore di vita incompiuto con un pezzo mancante. Quindi sapevo che questo era il posto giusto. E dopo è storia. Quando siamo arrivati qui, c'erano tantissimi mobili e oggetti che riempivano la casa. Quando siamo arrivati tutto era perfetto, proprio come nelle foto della nonna che avevamo visto prima. Quando abbiamo acquistato la casa c'erano molti mobili,
armadi pieni di vestiti e tantissimi altri oggetti che occupavano gli spazi. Così abbiamo acceso un grande falò all'esterno, bruciando mobili, coperte e molti altri oggetti accumulati al piano inferiore. Abbiamo trovato uno spazio per avviare questo enorme fuoco che si è acceso brillantemente. Alla fine, dopo il grande incendio, gli unici che rimasero in piedi in mezzo al fuoco furono quei ragazzi. Ed è solo che in quel modo. Gesù non bruciava, Sì. Quindi l'abbiamo riportato in questo, sì. E quindi siamo credenti in una storia davvero molto interessante e coinvolgente. Se vuoi trovare il posto giusto dove vivere, lontano dai grandi centri urbani, e se vuoi conoscere le storie di chi ha già fatto scelte simili, segui la nostra guida Dove vivere in Italia. Iscriviti al canale YouTube e non dimenticare un like e un hype e la condivisione su altri social per far conoscere realmente le bellezze e le opportunità dei piccoli comuni italiani. E se vuoi raccontare anche la tua storia e vuoi un'analisi del tuo piccolo comune o di un posto dove ti piacerebbe vivere, guarda questo video e poi contattami.